potenza, velocità e io aggiungerei anche tocco. Vediamo inizialmente qual è la differenza tra questi tre aspetti, vedremo poi cosa succede nei campioni quando torneremo in studio, ossia sotto la mia veranda, e vediamo anche le esercitazioni da fare per migliorare ognuno di questi tre aspetti. Un'ultima considerazione: quando io faccio i video in realtà non seguo nessuna scaletta, nessun foglio che leggo, vado un po' a improvvisazione, quindi delle volte io comunque scelgo un tema e poi comincio a parlare su questo tema, sul tema scelto. Quindi delle volte io potrei anche andare leggermente fuori tema, però dare comunque delle indicazioni importanti che potrebbero rivelarsi utili in un altro settore. Quindi vi consiglio di seguire il video perché ogni tanto arrivano come dei flash che non sono programmati. Entriamo in campo. Qual è la differenza tra palla potente e palla veloce? Sta nella complessità della palla. La palla veloce è una palla che ha una velocità orizzontale molto alta, ma ha pochissima velocità rotatoria. La palla potente è un mix tra rotazione e velocità. Se io gioco su questi due parametri, posso diminuire la velocità ma aumentare la rotazione della palla, o viceversa posso diminuire la rotazione della palla per aumentare la velocità. Il compromesso tra velocità e rotazione mi permette di giocare una palla che quando arriva sulla racchetta dell'avversario sarà più pesante. Chiaramente se io devo mettere una forza maggiore sulla palla per mantenere queste due caratteristiche di velocità e di rotazione, avrò bisogno di più potenza. Quindi la potenza arriva dalla spalla oltre che dalla catena cinetica che parte dal terreno per trasmettere il movimento alla spalla. La considerazione è questa: la potenza sta nella spalla, la velocità nel gomito, la sensibilità e il tocco nella mano, il controllo nella mano. Se io applico la forza in questo puntino verde e applico una forza orizzontale, la palla andrà dritta. In questo caso io posso giocare una palla estremamente veloce ma con pochissimo effetto. Se io scompongo questa forza e metto la forza che va leggermente verso l'alto e anche in avanti, quindi con la racchetta che entra da sotto, in questo caso io avrò due componenti che agiscono sulla palla, quindi una componente rotatoria, una componente di spinta orizzontale, e da questo deriva la palla complessa. Se invece io volessi giocare un colpo veloce, guardate che cosa succede. Se io gioco un colpo con il finale come viene consigliato sempre, cioè il finale del movimento qui, vedete, con questa distanza tra gomito e petto, vedremo che questo finale non mi permette di accelerare tantissimo la palla. Io faccio questo, oppure faccio questo. Vedete che nel secondo caso la velocità della racchetta aumenta. Immaginiamo un pattinatore. Quando il pattinatore su ghiaccio deve fare una rotazione veloce intorno al proprio asse, cosa fa? Avvicina le mani, avvicina le braccia. Avvicinando alle braccia aumenta la velocità di rotazione. Stessa cosa quando giochiamo a tennis. Se io voglio giocare un colpo veloce, il gomito non può essere lontano dal corpo, ma si dovrà avvicinare. E questo lo vedremo bene quando ritorniamo in studio. Quindi adesso ritorniamo, anzi prima di ritornare in studio, una considerazione sulla mano. Ecco, questo è il flash che mi è venuto in mente adesso. Nella mano chiaramente 5 dita, le dita più forti sono le ultime 3. Queste due sono, quindi per quando scriviamo, per la precisione. Allora, se io tengo questo dito fuori, come succede delle volte ai giocatori, è vero che ho più mobilità nel polso, ma avrò meno trasmissione di energia sul manico della racchetta. Quindi queste sono esercitazioni che si fanno per migliorare la sensibilità del polso, ma non certo per utilizzarlo in gioco. Andiamo sotto la veranda per vedere i campioni e poi ritorniamo in campo per le esercitazioni.
Eccoci in studio. Vediamo quindi cosa succede nei campioni quando sono costretti o vogliono giocare un colpo veloce, anche potente, ma soprattutto veloce, quindi ci sarà una percentuale inferiore di rotazione della palla, quindi una palla più piatta, e come abbiamo visto in campo l'avvicinamento del gomito al corpo per creare più velocità. Il primo è Kyrgios contro Raonic. Vedete, palla quasi invisibile, velocissima, e il gomito che si avvicina al corpo. Del Potro, vedete, una preparazione molto ampia, ma poi si avvicina moltissimo. Questo è James Black. Guardate la racchetta dove finisce. Monfils di nuovo, gomito vicino. E questo è Fernando Gonzalez. Attenzione, apertura ampia, ma gomito vicinissimo. Stessa cosa. Quindi, come abbiamo visto in campo, come abbiamo avuto conferma dai campioni, nel momento in cui io devo aumentare la velocità, la prendo più dal gomito. Adesso l'esercizio che faremo in campo lo dimostrerò con il rovescio, perché è comunque una esercitazione che si può fare sia per il dritto che per il rovescio. Quindi se io appoggio come fulcro la leva nella spalla, avrò potenza. Se il fulcro è nel gomito, avrò più velocità. Se il fulcro, quindi l'appoggio della leva, è nel polso, avrò più controllo e più sensibilità. Torniamo in campo. Eccoci di nuovo in campo per le esercitazioni. Utilizzeremo anche questa volta il mio assistente di fiducia, Tommy. Allora, sono a fondo campo, voglio giocare un colpo potente, e perché ho bisogno anche di profondità, quindi metto il fulcro sulla spalla, Tommy la palla, e quindi giocherò questo. Vediamo ancora. Non proprio una palla facile. Bene, diciamo che adesso ho bisogno di una palla veloce, perché giocherò una palla da metà campo e voglio giocare un cross. Nel primo caso io ho messo la leva, il fulcro della leva nella spalla. Adesso io devo giocare una palla più stretta, ho bisogno di velocità perché dovrò giocare una palla che gira e che ricada subito in campo, quindi ho bisogno di velocità per giocare la rotazione dal basso. Ancora? Qui ho messo il fulcro nel gomito, la pallina cade e io devo giocare una palla che va più stretta possibile vicino alla rete, fulcro nel polso. Questa è un'esercitazione che si può fare benissimo anche per migliorare gli altri aspetti, tipo l'impugnatura, perché con questa impugnatura non riuscirei a dare spin e rotazione alla palla. Vedete, qua io sto usando essenzialmente la mano. Il consiglio è sempre quello di esercitarsi in tutte le situazioni di gioco. Di solito noi ci alleniamo da fondo campo, tirando o giocando dei colpi dalla linea di fondo campo, però allenare anche il diagonale stretto è molto importante, perché ci si allena e si trovano anche sensazioni diverse da quelle che si hanno da fondo campo. L'esercizio con il colpo vicinissimo alla rete serve proprio a questo, serve proprio a sensibilizzare di più un'articolazione in una situazione molto particolare. Quindi buon tennis a tutti.